nessuno di noi nasce imparato e soprattutto nessuno nasce imparato in fretta, quindi non tutto si impara in fretta, ma al massimo si può imparare in fretta dagli errori. E anch'io ne ho fatti tanti, o qualcuno in particolare, qualcuno mi è costato, qualcuno mi è costato di meno, qualcuno mi è costato con un bel calcio, non vi dico dove, ma uno in passato mi è costato abbastanza per capire come fare un buon incollaggio, quindi è ciò che vi mostrerò oggi probabilmente. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono King e vi do il mio benvenuto sul mio canale King's Arts, il canale dove nascono le custom, le sneakers da restaurare sono completamente all'ordine del giorno, le pulizie sono in costante crescita dal punto di vista dei numeri e oggi vi porto un tutorial su come rimediare un incollaggio fatto male in passato oppure se l'avete fatto male di recente. Oggi sono qua per potervi mostrare passo passo come rimediare. Adesso non ci perdiamo in troppe chiacchiere, lanciamo la intro e andremo col tutorial. Di sicuro vi starete chiedendo, almeno, non di sicuro, ma almeno probabilmente qualcuno se lo chiederà. Allora cosa fai in canale YouTube se anche tu sbagli o ci porti malinformazioni? No, io non porto malinformazioni, anzi porto informazioni buone, soprattutto perché in passato ero scarso anch'io, quindi ho dovuto imparare tanto, mi è costato qualche calcio, mi è costato qualche sgridata, mi è costato qualche soldo di troppo, quindi ora che man mano sto acquisendo grandi esperienze, grandi competenze e tanto altro, sono qui per portarla a voi, condividere, soprattutto che se capita la condividiate anche voi con altre persone e che lo facciano loro a loro volta. Quindi oggi vi mostrerò come rifare un buon incollaggio. Prima cosa, vabbè, la scarpa ce l'abbiamo, andremo a usare i tendiscarpe da inserire nella scarpa, appunto. Andremo a prendere una forbicina, una pinzetta da estetista o qualsiasi oggetto che abbia una punta piccola così da entrare e strappare la colla vecchia, perché se si sarà attaccata probabilmente anche molto, visto che è rimasta così per parecchio tempo. Poi andremo a dare una pulita con acetone, andremo a ripassare la colla nuova e poi lo andremo a rincollare e l'incollaggio sarà di nuovo fatto e stavolta in modo giusto. Quindi basta chiacchiere e cominciamo. I vantaggi di avere le scarpe piccole oppure con il piede piccolo, che quando me le portate i lacci li tolgo in un secondo. Ok, adesso con un po' di acetone e la forbicina andiamo a togliere tutto. Ok, adesso con la forbicina andiamo a scavare e si prega di fare attenzione soprattutto alla pelle, perché si potrebbe strappare o addirittura togliere e creare molto più casino, quindi facciamo massima attenzione. Soprattutto io. In pratica l'agilità, ho la forza di un cinghiale, quindi faccio chissà cosa. Fatto. Come potete ben vedere abbiamo tolto
tutti i residui schifosi della vecchia colla, della mia vecchia esperienza. Soprattutto ora che sono migliorato e ho imparato tantissimo, che ho condiviso anche nel corso del tempo che esiste King's Hearts. Adesso ci possiamo finalmente dedicare all'incollaggio vero e proprio, quello che deve essere il primo incollaggio. Andremo a usare la colla artiglio, che adesso vi prenderò. Andremo a usare appunto dei cotton fioc. L'acetone l'abbiamo usato per togliere i vecchi residui e abbiamo dato anche una liquidata. Andremo a prendere del nastro carta per poter coprire la pelle e la parte di suola che non vogliamo sporcare né rovinare, perché già la scarpa può avere anche il suo tempo, quindi non vogliamo che la gomma si spezzi o si rovini o altro. Quindi non ci resta che incartare, prepararci con la colla, incollare, rimettere insieme, poi aspettare che la colla si asciughi, rimettere i lacci e la scarpa è pronta. Dai, procediamo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del tutorial su come rifare un incollaggio fatto male. Ora vi spiego passo passo ciò che si è fatto. Allora, abbiamo preso la scarpa, abbiamo tolto tutti i residui della vecchia colla, dello vecchio schifo soprattutto. Abbiamo separato ciò che si poteva separare perché si era veramente attaccato ed era molto ostinato. Con acetone e nastro carta abbiamo coperto, abbiamo ripulito tutta la superficie, tutta la gomma, tutto lo sporco che si era incrostato nel tempo. Abbiamo passato la colla artiglio, che la considero la colla migliore che ci sia per le sneakers, almeno per quanto ne abbia usate. Ne ho usate almeno 3 o 4 diverse. L'artiglio fino adesso sta dimostrando la migliore, quindi vi consiglio di acquistarla. E come vi ho detto prima, presto ci sarà il confronto tra la colla gialla e la colla trasparente. Io faccio il tifo per la colla gialla. Poi si è fatto passare circa una decina di minuti e poi abbiamo riattaccato. Qui ve lo dico, ci è voluto un bel po' di tempo, non mi è mai capitato che per un incollaggio ci sia voluta l'ira di Dio e ce l'abbiamo fatta, almeno nel migliore dei modi. È rimasto quel circa 1 millimetro di distacco tra la scarpa e la gomma, però è venuta per bene lo stesso, quindi sono felice del risultato. È sempre meglio del migliore, è sempre meglio di quello che ho fatto in passato e devo dire che l'esperienza aiuta moltissimo, specie quando si è in certi livelli, in certi settori, in certe cose. Quindi benedite sempre ciò che succede, ciò che sbagliate, perché poi quando migliorate ci ridete anche sopra. E quando ho finito il lavoro io ci ho riso sopra. Mi sono detto, pensa se avessi scoperto la colla artiglio, se avessi scoperto Wilbra, cosa sarebbe accaduto in passato. Beh, ora non si può rimediare al passato, ma si può lavorare sul presente, che poi diventa il nostro futuro. Per cui, quindi siamo giunti alla fine del video. Spero che appunto questo tutorial vi sia stato molto utile. Qui è tutto, io sono King, qui è King's Hearts. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel pollice in su con un bel commento anche con quale possibile video volete vedere e ci sarà in futuro. Condividete con amici, parenti o con chi caspita volete. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e bella!